Ragazzi, con tutti questi ampli, pedali, effetti, c'è un problema da risolvere. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e finalmente ho con me la nuovissima e attesissima pedaliera per chitarra della Hotone, l'Ampero 2, attesissima perché include finalmente una delle funzioni più attese e anche più utili, il Tone Catch, che a mio avviso risolverà il problema di chi cerca leggerezza, praticità, senza perdere però in qualità. Ma cos'è questo Tone Catch e perché potrebbe essere la soluzione definitiva? Praticamente se avete uno o più ampli valvolari, degli effetti, magari effetti boutique o quant'altro, ora avete la possibilità di profilarli, di campionarne il suono, chiamatelo come volete, in modo da creare un profilo con tutte le caratteristiche di quello strumento, in modo così da utilizzarlo poi all'interno dei propri preset nella nuova pedaliera dell'Hotone. Ma prima di vederlo in azione facciamo un rapido accenno alle caratteristiche di questa Ampero 2 e se volete approfondire vi lascio come sempre il link in descrizione. All'interno della scatola troviamo il breve manuale in inglese, l'alimentatore da 18 volts, il cavo USB-C USB-A per collegare la pedaliera al computer, un adattatore da USB a USB-C, i piedini trasparenti da mettere sugli switch e ovviamente la pedaliera. Se mi seguite da tempo sapete che io adoro il colore bianco di questa serie e soprattutto mi piacciono le dimensioni che sono così compatte. Potete infatti metterla tranquillamente nella custodia della vostra chitarra o tenerla fissa ad esempio sulla scrivania. Il design è moderno con un tocco futuristico ed il touchscreen a colori ad alta risoluzione da 5 pollici è uno dei punti di forza. La gestione dell'Ampero 2 infatti avviene principalmente tramite il touchscreen che ha una reattività simile a quella di uno smartphone. È più grande di un pollice rispetto all'Ampero 2 Stomp e ha una nuova interfaccia molto intuitiva, la stessa tra l'altro dell'Ampero Stage che ho recensito qui sul canale. A livello hardware abbiamo 4 switch, direi molto resistenti, e sono ben distanziati tra loro in modo da evitare delle pressioni accidentali sugli switch vicini. Sotto gli switch ci sono dei LED multicolori che cambiano in base alla funzione. Ragazzi, vediamo come funziona allora l'interfaccia di quest'Ampero 2. A sinistra abbiamo il controllo del volume, premendolo possiamo regolare l'uscita sbilanciata oppure ripremendo l'uscita bilanciata e le cuffie. Abbiamo poi un altro grande potenziometro sulla destra che serve per scorrere tra il menu oppure in questo caso per scorrere tra le varie patch e premendolo possiamo poi selezionare, come vedete, le varie opzioni che abbiamo sul display. E abbiamo 4 switch che in questo caso ci permettono di passare sul banco A nei 4 preset. Per cambiare banco basta premere il pulsante 1 e 2 e andiamo indietro. Col pulsante 2 e 3 andiamo avanti. Ci sono oltre 300 preset, direi più che sufficienti per una serata di 298 brani e 2 bis finali. Ragazzi, ma stiamo per arrivare all'attesissima funzione Tone Catch, ma prima di vederla, se il video vi sta piacendo, prendete un qualsiasi pedale che avete e tiratelo sul pulsante mi piace, e doppio mi piace, e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio! Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Tenendo premuto il pulsante numero 3 attiviamo l'accordatore, che devo dire è anche molto preciso. Possiamo anche regolare il tipo di accordatura da 415 Hz fino a 475 Hz. Abbiamo 3 modalità nell'accordatore. La prima è la modalità mute, dove praticamente il segnale viene mutato, quindi noi accordiamo la chitarra e nessuno ci sente. Dopodiché abbiamo la modalità true, il segnale passa all'interno del preset, mentre poi nella modalità bypass abbiamo disabilitato tutto. Io lo metto di solito nella modalità mute e vivo tranquillo. Infine, tenendo premuto il pulsante numero 4, cambiamo tra le due modalità preset e stomp, tanto care ad Hotone. Nella modalità preset passiamo da un preset all'altro, mentre nella modalità stomp gli switch attivano o disattivano uno o più moduli effetti o possono richiamare delle scene. Questa è una funzione
comodissima se vogliamo ad esempio richiamare delle varianti di un particolare preset oppure se vogliamo modificarlo al volo come se avessimo davanti una classica pedaliera analogica. Possiamo intervenire sui vari blocchi e quindi possiamo scegliere di attivare, disattivare, cambiare qualsiasi blocco, metterlo nell'ordine che vogliamo. L'unico limite è la memoria del processore, che se la caricate troppo potrebbe dare un segnale di errore, quindi attenzione a quanti blocchi mettete. E devo dire che questa funzione è molto comoda se ad esempio all'interno dello stesso preset vogliamo aggiungere un boost durante un assolo oppure spegnere il delay in una parte clean senza dover cambiare i preset. E la cosa fighissima è che il passaggio da una scena all'altra avviene in maniera molto fluida, non ci sono infatti interruzioni dell'audio oppure code di riverbero che vengono mozzate, e questo proprio grazie alla grande potenza di calcolo dell'Ampero 2. Infine sulla destra c'è il pedale di espressione che non è presente nell'Ampero 2 Stage. Possiamo scegliere la modalità di controllo del pedale di espressione, se attiva ad esempio il semplice volume oppure se attiva il wah, la coda del riverbero, di delay, insomma possiamo assegnarlo ai parametri che vogliamo. Poi abbiamo il tempo della patch, utile se abbiamo dei delay messi a tempo, il volume della patch. Per completare l'esperienza troviamo il metronomo integrato che funge anche da drum machine con 100 ritmi, ideali per esercitarsi su un loop di batteria piuttosto che sul click secco di un metronomo, fino ad andare su batterie ad esempio pop rock, slow rock, rock shuffle, insomma ne abbiamo tantissimi, hard rock, classic funk, insomma ragazzi c'è l'imbarazzo della scelta, possiamo scegliere il BPM, il volume e ci possiamo allenare tranquillamente. Ogni pattern poi può essere sincronizzato al tempo della patch selezionata e può essere usato con il looper integrato tenendo premuto, e abbiamo le classiche funzioni stop, play, undo, redo, è molto comodo. E il looper è infatti una di quelle funzioni che consiglio tantissimo ai miei allievi. Nella mia esperienza, soprattutto dal vivo in duo chitarra e voce, mi ha permesso infatti di migliorare le mie capacità nell'improvvisazione e nella ritmica e soprattutto nell'arrangiamento, per cui ottimo che Auton abbia incluso anche una loop station. Una volta attivato i 4 switch diventano dei controller con le classiche funzioni di registrazione, riproduzione, stop, cancella, undo, redo, e Auton ha incluso anche la funzione half speed per dimezzare la velocità. Il looper permette fino a 60 secondi di tempo di registrazione e può essere eseguito prima o dopo la catena effetti. E poi c'è il pulsante global che ci permette di entrare nelle varie opzioni, tra cui la famosissima e attesissima tone catch, che ci permette di profilare un amplificatore, un pedale, un effetto, quello che vogliamo noi, e averlo all'interno del nostro Ampero 2. L'Ampero 2 è molto versatile non solo a livello di interfaccia ma anche grazie alle connessioni che troviamo sul retro. Abbiamo un doppio ingresso, uno dei quali accetta anche connessioni XLR, quindi microfoniche, con alimentazione Phantom, per collegare contemporaneamente una o due sorgenti mono, come una chitarra elettrica o un'acustica, un basso, un microfono, oppure possiamo collegare delle sorgenti stereo, come ad esempio una tastiera o un synth. Gli ingressi possono essere configurati in varie modalità, tra cui in parallelo, quindi con l'ingresso A e B elaborati indipendentemente, e seriale, quindi la stessa elaborazione su entrambi gli ingressi. Grazie poi alle due uscite XLR possiamo collegarci direttamente ad un impianto senza il bisogno di avere una DI box, e questo è molto utile anche durante la registrazione. E possiamo utilizzare simultaneamente le due uscite jack sbilanciate con o senza la simulazione dell'amplificatore, a seconda che siano collegate a un amplificatore o a un impianto. Infine possiamo inviare più uscite a più destinazioni con una diversa elaborazione per ciascuna uscita, quindi questo è ideale se vogliamo sperimentare in studio o abbiamo delle esigenze molto particolari dal vivo. Abbiamo poi un ingresso TRS da 1/4 di pollice per collegare un pedale di espressione come il tuner press o un foot switch come l'Ampero switch, e non poteva mancare un loop effetti stereo sempre con jack da 1/4 di pollice per collegare altri dispositivi o utilizzare il metodo dei 4 cavi con un amplificatore. Pensate infatti alla possibilità di collegare i nostri pedali preferiti o gestire delle catene di segnale separate, una attraverso l'amplificatore dei pedali e una attraverso processori digitali dell'Ampero 2.
C'è poi un ingresso aux-in con mini jack stereo da 1/8 di pollice per mandare ad esempio una base da uno smartphone o da un lettore MP3, e poi c'è l'uscita cuffie sempre mini jack. Qui abbiamo poi l'ingresso e l'uscita MIDI standard, che sono molto utili se vogliamo controllare dei pedali MIDI o pilotare l'Ampero 2 da un controller esterno. Infine troviamo la presa USB-C per connetterci a un computer, il pulsante di accensione e l'ingresso per l'alimentatore esterno, che male non fa. Purtroppo non è presente la connessione Bluetooth come nell'Ampero 2 Stage. Oh don, perché? Ragazzi, ma se siete a digiuno di suoni ed effetti, non perdetevi il mio corso Suoni Effetti in 2 volumi, dove vi spiegherò come funzionano i 17 pedali più utilizzati da noi chitarristi e come costruire 29 catene effetti adatte a qualsiasi genere. Trovate il link qui sopra e in descrizione. La simulazione di amplificatore e casse di serie su questa Ampero 2 sono realistiche e riproducono correttamente la dinamica, cosa non da poco, ma sicuramente non sostituiscono i miei ampli valvolari. C'è un'ampia scelta di suoni realistici che vanno dal pulito al crunch all'high gain, con più di 90 tipi di amplificatori e 68 cabinet, e abbiamo anche l'opzione di emulazione del microfono sul cabinet, che ricordano proprio gli equivalenti del mondo reale. Bellissime le code dei riverberi e di delay. Numero 3. Andiamo al banco numero 2. Potendo poi mettere fino a 12 blocchi effetti, abbiamo una grandissima versatilità. Ma non sono soddisfatto, proviamo a profilare il mio ampli Laney Cab Super Top con la funzione Tone Catch. Faccio una piccola precisazione. Ad oggi il firmware è ancora nella fase beta, ma dovrebbe uscire tra qualche giorno il firmware definitivo, per cui controllate sempre sul sito e appena potete aggiornate. La procedura è molto semplice e può essere fatta in 4 modi. 1. Catturare il suono della cassa microfonandola. 2. Usare una loud box tipo il Torpedo Captor. 3. Catturare il segnale che esce direttamente dalla testata. E 4. Catturare il segnale che esce dai singoli pedali. Io ho scelto la prima procedura, che consiste in 3 passaggi. 1. Microfonare la cassa e collegarla all'ingresso microfonico dell'Ampero 2. 2. Collegare il send dell'Ampero 2 all'ingresso dell'amplificatore. 3. Collegare la chitarra e le cuffie o le casse all'Ampero 2. E 4. Premere il pulsante catch per avviare la profilazione. La procedura dura circa 2 minuti, mando avanti velocemente, sentiremo dei suoni su tutto lo spettro di frequenza. Dopodiché avremo il profilo del nostro amplificatore sulla nostra pedaliera. Possiamo anche migliorare il suono con la funzione Fine Tuning, dove andremo a suonare per alcuni secondi degli accordi a caso, volendo, lungo tutto il manico, e questo aiuterà l'algoritmo a profilarlo ancora meglio. Sentiamo
Quindi la differenza tra il mio Laney Cab Super Top regolato su un suono clean, diciamo al limite del break-up, e il profilo salvato nell'Ampero 2. Il risultato a mio avviso è molto soddisfacente, la timbrica è realistica, risponde bene alle sfumature, risponde bene alla dinamica. Voi in caso fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto, che ovviamente non leggerò. Entriamo nella modalità Stomp, eliminiamo l'amplificatore perché adesso voglio inserire l'ampli che ho appena profilato, il Laney Cab Super Top. Andiamo qui, aggiungiamo il nostro catch Amp 2, eccolo qui, e lo spostiamo, lo mettiamo praticamente. Ok, perfetto. Attenzione, system overload, quindi il sistema è troppo carico, diamo ok, andiamo a levare questa cassa che non ci serve adesso, perché abbiamo già profilato il nostro amp. Spengiamo il dry ed ecco che magicamente abbiamo il nostro Laney profilato. Sentiamo dinamica. Vogliamo usare la funzione Tone Catch, sappiate che ci sono 20 simulazioni di casse Celestion a 2048 punti di campionamento e se vogliamo abbiamo 50 slot per caricare impulse responses di terze parti. Poi c'è il vantaggio che questa Ampero 2 è anche un'interfaccia audio USB con 8 in e 8 out ed è molto comoda, specie se vogliamo registrare in mobilità. E l'editor per Mac e PC è comodo se vogliamo controllare tutte le funzioni con la comodità dello schermo grande. Ragazzi, per me Oton con questa Ampero 2 ha lasciato il segno soprattutto in questa fascia di prezzo di circa 600 euro. Uno grazie alla facilità di programmazione e due grazie alla funzione Tone Catch, che a mio avviso nei prossimi aggiornamenti diventerà ancora più interessante. Al momento infatti Oton sconsiglia di profilare pedali singoli come compressori o equalizzatori. È comoda per studiare a casa, per suonare sul palco, per registrare in studio. A livello di suono non è certo paragonabile a strumenti di fascia più alta come un Quad Cortex o un Fractal, che costano però almeno il doppio, ma per questa fascia di prezzo si difende bene. Non è sicuramente un sostituto di un ampli valvolare, è un modeler e suona come tale con delle ottime simulazioni, ma avendo la possibilità di utilizzare la funzione Tone Catch, questo secondo me è il vero punto di forza rispetto ad altri concorrenti sulla stessa fascia di prezzo. Volendo è possibile poi condividere i propri profili con la community di Oton e scaricare i profili realizzati da altri utenti. Appena ho tempo voglio profilarmi almeno un paio di canali del mio Marshall, del Fender Twin o del Vox AC30 e poi deciderò se vendermi tutto. Vediamo i pro e i contro di questa Ampero 2. Pro: il formato compatto e un'interfaccia super. Vi assicuro che in un paio d'ore imparate a gestirla, il pedale di espressione molto comodo e soprattutto la funzione Tone Capture, che credo arriverà anche ad altri prodotti della Oton, sicuramente sull'Ampero 2 Stage. Gli unici due punti a sfavore sono, secondo me, il numero di switch, che per molti potrebbero essere pochi, specie in un utilizzo dal vivo. Volendo potete risolvere aggiungendo un foot switch esterno come l'Ampero Switch, oppure è possibile usare il Tuner Press come secondo pedale di espressione o di volume. Ad esempio questo controlla il wah-wah e il Tuner Press il volume. Peccato che non siano presenti due ingressi per collegare contemporaneamente sia lo switch che il pedale di espressione esterno. Come per l'Ampero 2 Stage, a mio avviso la versatilità è la caratteristica principale di questa pedaliera. È davvero, ragazzi, un prodotto molto valido e se avete un budget di circa 600 euro, a mio avviso non c'è di meglio. Vi
Vi lascio come sempre il link in descrizione se volete approfondire, voi fatemi sapere cosa ne pensate e se volete approfondire il discorso sugli effetti non perdetevi il video qui sopra. Ciao ragazzi, buona musica!